Buon pomeriggio amici di Arrampicata Golden. Aspettate che mi siedo, scusate. Sono ad Anticaprie di nuovo. È l'unico posto dove riesco oramai ad andare. Oggi non sarei neanche dovuto essere qua perché insomma ho in corso oramai da tanti anni, ma a volte si acutizzano, a volte diventano un pochino più gestibili. In questa è una fase estremamente acuta di problematiche familiari che includono la salute, che includono pesantemente la salute. Quindi era un mese che non uscivo di casa, era un mese, non che non uscivo, esco, ma non ho un momento per me, sto con delle persone che amo tantissimo, a cui voglio tantissimo bene, a cui ho donato la mia vita e che spero di riuscire ad aiutare e cerco di stare con queste persone per allietare il più possibile la loro vita, per far sì che possano star meglio magari in futuro, ma in questo momento non è che si sta bene in famiglia, è terribile, è una cosa 24/7. 24/7 significa che anche la notte uno sta sempre dietro, sempre pronto, e non è solo pronto, è proprio di intervenire, fare. E quindi oggi pomeriggio ho fatto un po' una cavolata, un po' mi vergogno, cioè vedendo che insomma avevo 2 ore perché insomma dormivano. Sono uscito di casa non senza dir niente, non lasciando lì mia mamma che ha 80 anni, tanto dormivano. E sono corso qua a Capri per poi rendermi conto che sono solo. È stato non uno shock perché me ne ero già reso conto, non è che non ho amici, io ho un sacco di amici, ho anche delle persone che arrampicano forti e mi vogliono bene queste persone, solo che loro hanno la loro vita e la mia non si integra più con la loro. Non posso chiamare all'ultimo una persona e dirgli ehi andiamo a scalare, perché no? Perché l'ho già fatto, perché non sono più in grado, perché non so se dico ehi andiamo a scalare, 3 minuti dopo parte una telefonata, un'emergenza e devo andarmene. Così sono venuto qua a Capri con la speranza. A volte ci sono delle persone gentili che io incontro, mi fanno scalare con loro, mi fanno fare 2 tiri d'arrampicata e per me questo è lo sfogo. Per me l'arrampicata è un po' lo sfogo della vita, sentirmi falsamente libero per quella mezz'ora, falsamente perché non è che sono libero, suona il telefono, ho l'orario, pam, non è che io sono di quelli vivo nel camper e vado ad arrampicare o passo 6 mesi a rodellare, 6 mesi a Margalef. Non vado né a rodellare né a Margalef. Sono 7-8 anni che mi sarebbe piaciuto fare una gita finale ligure, non sono riuscito. Quindi niente, vado più vicino possibile. Però oggi è stata una giornata triste, una giornata difficile. È stata una giornata, dicevo, difficile, perché sono arrivato qua e non c'era nessuno, anzi peggio, c'erano 2 ragazze giovani, simpatiche, che non ho osato chiedere niente e loro sono andate via appena sono arrivato, quindi sono rimasto solo. Nella solitudine si riflette. Potevo tornare subito a casa, 50 km tra andare e tornare, pazienza. Ero con Luz veramente, per fortuna Luz che mi fa compagnia. Ma invece ho deciso, e ho anche molto mal di schiena, le gambe legate, le ginocchia che non si muovono più. Invece ho deciso di provarci lo stesso. Pensavo di montar su una corda col bastone e poi farla da secondo, cose già fatte, ma non avevo proprio la volontà. E così ho pensato, perché non proviamo a far blocchi? Fa ridere, eh? Fa ridere io che avrò fatto blocchi 3 volte nella mia vita, che a 60 anni senza crash pad ad Anticaprie dico proviamo a scoprire dei blocchi nuovi. Così ho iniziato dei traversi che purtroppo non erano nuovi perché nel corso degli anni io avevo già fatti tutti, anche quelli bassi, ma li ho trovati difficili. E poi sono arrivato ad un blocco che secondo me merita mostrarvi, è carino, è bello e mi ha dato la motivazione. Prima facevo quei traversi bassi così, per muovere le gambe e le ginocchia, per dire ho passato un pomeriggio fuori casa e non vado proprio così tanto fuori forma da non riuscire più a fare le scale di casa, da dover avere il problema se l'ascensore è rotto, ecco. E invece adesso ho cambiato l'obiettivo è salgo un bel blocco e provo anche a dargli il grado. Guardate il video mentre salgo il blocco e giuro a me ha donato 5 minuti di felicità. Ora vi mostro il boulder per come l'ho concepito, data la forma della roccia.
Quello lì, la cresta, io la chiamerei il cervino di Capri, e questo invece piccolo cervino di Anticapri. Adesso vi mostro con la bacchettina. Allora, è un boulder obbligato. Poi vi spiego anche, magari vi ho spiegato all'inizio del video, il perché sono qua a fare sta cagata relativo, insomma mi sono divertito alla fine. Si parte con tutte e due le mani qua, così, con la mano sinistra qua, con la mano destra tieni un po' una cazzo di sporgenza, ecco qua che è un pochino meglio, vedi che ci stanno un po' le unghie mentre cambio mano, guarda, faccio vedere, con la mano sinistra la tieni, aspetta, no, ho trovato una posizione col pollice dentro e questo così, ok? Ok? Un po' dinamici, ma senza spaccarsi una caviglia, si va a questa, che sembra buona, in realtà fa veramente schifo, un po' perché unta, un po' perché sta comunque qua arriva. Allora la prendi così e poi per prenderla meglio vai a sinistra così e la pizzichi col pollice, anche questa fa una specie di dentino orribile, ok? Poi tiri sui piedi che fino lì erano stati abbastanza brutti e arrivi a questa. Questa è l'unica presa che è decente, vedi? Sarà boh, 1,5 cm. La arqui, tiri sui piedi e vai a quelle due. Quelle due, quella di destra è buona, no, è brutta, quella di sinistra è un pochino meglio. E poi il top è lì, spari al bordo. Poi ci sono due risoluzioni, o ribalti qua a sinistra se sei coraggioso, o scendi usando il bordo qua sulla destra. Il bordo non è valido per il boulder, i piedi sono per partire questa schifezza, poi avrai questo, e quando arrivi un pochino più su diciamo che fai tutto su questo piede qua che è un buon piede. Bando alle ciance, ora parto, spero di non dar la cavigliata, perché ovviamente come crash pad io uso la mia corda d'arrampicata deposta sul masso, meglio di niente. Avessi almeno un tappetino, meglio di niente insomma. E ho messo anche lo zaino d'arrampicata in modo strategico che la mia schiena non vada a batter lì. Grande equipaggiamento da boulderer. Ok, che non so neanche se il telefono lo riprende, credo di sì, credo che sia perfetto, inserito nella scarpa piedistallo. Ok? Speriamo che riprenda, insomma. Lo inclino un po' perché non voglio che riprenda solo le mie caviglie, ok? Only the caviglie. Ok, allora provo la salita del masso. Dico provo perché prima ho battuto una cavigliata. In realtà ho già provato, ma solo a partire. Ho battuto la cavigliata. Il resto credo che sia fattibile, non lo so. Mi dà fastidio questa caviglia è gonfia. Così. Allora, qua non vale, qua non vale. Se prendi il board e parti, che ne so, con questa in mano, la salita diventa sul quarto più quinto. Mentre così, boh, non lo so, devo farla, poi vi dico il grado. Secondo me, il grado proposto. Dove cazzo prendevo? Devo stare un attimo concentrato perché la partenza è dura, Dura come la merda. Non so se la paro il primo giro, poi vediamo, perché io ho paura di battere una culata. Ma io farei un sacco di piedi. Vai, parto così, perché non ce la faccio. Ma io mi tengo poco adesso, però. È brutta. Cioè ci manca solo qui la ribalta. La ribalta a destra è meglio secondo me. No, però i piedi di me. No, vuole.
Ok, dietro una zappa. Dio grazie. Ok. Terrore. Partito barato, però. Con la seconda in mano. Oh, tetraplegico. Come fanno quelli lì sui massi? Paura io. È alto ma non altissimo. La discesa di qua è facile. Si fa in spaccata. Ok. Che figo. Però mi manca il primo movimento. Il primo movimento non è che mi manca, prima l'ho fatto, ma 2 cavigliate è un movimento buono. Avevo paura che si spegnesse il video che dura pochi secondi. Ok. Quel è divertente, di là è facile. Spacca così sul mazzo e si scende. Ok. È il movimento iniziale. Adesso lo riprovo. Boh. Comunque non è facilissimo, secondo me sul 6A. 6A di blocco, non 6A di via. Ok? Allora, non so se sta riprendendo sta affare però, Sì, è a 18. Ok, il mio cane è furibondo. Ok, ho preso il blocco da un'altra angolazione. Allora, ho riprovato la partenza, mi è venuta per il rotto della cuffia e ho dato una chiappata sulla mia corda che per fortuna proteggeva dal masso. La corda come crash pad, ricordate? Il viaggio iniziale. Lo smettila di ringhiare. Sei un cane crudele, sei un cane cattivo. Allora, il blocco parte, levati di sotto, qua, mi sconcentri, qua, con il piedino qua, va qua, e il primo movimento è il più duro di tutto il blocco, sopra è ancora duro, molto duro, di qua si cade con le chiappe, qua, aspetta che lo sposto un attimo, il mio crash pad naturale di corda, e ora sono abbastanza divertito, non so se ne ho ancora. Che fa mi è venuto, un secondo fa. Però non so perché non ho staccato il piede, ho fatto una porcheria, ho fatto così. No, non mi viene, non mi parte l'impulso ragazzi, non so, ho paura di sbattere la testa lì forte e ho questo pensiero che se non torno a casa mi faccio male, quindi ve lo ripeto solo da un'altra angolazione ma partendo col saltello. Che faccio un saltello e prendo quella, senza tirare su questo piede e metterlo lì come ho messo. Anche perché ho dato l'autan, lo so che è una palla ma ho dato l'autan sulle dita. No, non ne ho più. Sono poco allenato. Non riesco a gestire il cambio piede. Prima l'ho messo qua. Cazzo! Che schifo ragazzi. Comunque così, partendo da qua, senza saltello, 6 a più secondo me di blocco. Cristo santo. Col saltello come sto facendo 6A di blocco e non riesco a farlo. Ah, mi sta bucando un dito. Tengo più un cazzo. Mi apro come una costa, sono una pippa, ho distrutto le dita e poi ho l'autan sopra. Con l'autan è molto più duro.
cazzo di pathetic tempo, dai. Bisognerebbe aspettare un quarto d'ora tra un tentativo e l'altro, ma il mio video non dura così tanto, quindi fatti coglioni. Ok? Dai, fai sto cazzo di movimento e poi ti si riprende. Ma ho un problema. Ho un problema con questo cazzo di piede e con sta piantina. Non interrompo il video. Fanculo. Vedete le mani? Sono devastate. Cazzo, prima l'ho fatto anche da seduto. Ce la faccio più. Ok. Ultimo tentativo. Perché ho proprio bucato un dito. Ho bucato no, ma ho finito le dita, non mi si apre. Ok? Sto cavolo di autani. Ho cercato di pulire quella presa ma non ho dietro neanche uno spazzolino. Non ho voglia di cercare sul fondo dello zaino, ok? Parto col saltello perché sennò proprio non esiste che lo faccio. Diventato una cazzo di tutto. Qua, questo si apre però. Per farlo diverso, non so se mi si riprende qua. Lo ribalto più in là, per farlo un po' più rischioso. Giusto perché così ci facciamo male. Ok, lo metti qua. No. Ribalto più o meno da ribaltato prima. Yeah! Col saltello. Che però non era come lo volevo fare. Come lo volevo fare era accoppiato da là. Col saltello 6 a più, secondo me 6 a più anche di là, se lo spazzoli bene, e se non è una giornata calda e umida d'estate. Adesso scendo. Secondo. Sto cazzo di blocco funziona ancora. Perché volevo usare le gambe. Ok? Oh, cazzo, ha bucato duro, 6 a più duro, secondo me. Rispetto, se continuate, potete continuare sulla via sopra. Cosa succede? Che se uno vi ha messo il rinvio sulla via e volete l'imbrago come me, da in cima al masso si continua per la via di 6 a più, che tra le altre cose è la via più bella di Capri, perché non mi ricordo il nome. L'imbroglio delle cifre, 6 a più. La via di 6 a più, ma anche la via ISO grado, cioè anche rispetto ai 7A. L'imbroglio delle cifre è magnifica, solo che quella è data a 6 a più, non di blocco, di via. Ed è comunque infinitamente più facile del blocco qua. Quindi se avete salito il blocco qua e siete abituati un po' a moschettare, la via sopra la trovate salita da poco e molto facile, ecco, rispetto al blocco. È un 6A più tonico. Altre possibilità, ciao, adesso un bonus. Altre possibilità, però qua ti fai davvero male, io non voglio farlo, sono la prua, se la fai da questo lato, cioè andando a mettere questo piede qua e qua, prendere questa tacchina che è brutta, ok, e tirarti su. No, io snosco perché l'autan, però è brutta ma arcuante, così è molto più duro. E c'è ancora un'altra possibilità, che è questa tacchina di mano sinistro, c'era un piedino qua,
e poi vai a quella barra che si posa e sbasa, ci sono già arrivato, e provi a uscire dritto, molto duro, anche con la tacchina e tenendo solo questa prua, è un bel blocco. Invece facendo proprio il blocco puro, cioè parti a cavalcioni del blocco e non fossero tutte unte, io ne ho già salito un pezzo una volta, poi ho avuto paura. Parti così e arrivi fino in cima, secondo me sul 6B, perché sopra dei passi duri. L'ho provato con la corda dall'alto e comunque sia faceva paura anche così. Si parte qua e ti dà uno schiaffo qua, io non ho voglia di minchia, vai un no. Poi il piede qui, vai di nuovo qui che è buona, dove cazzo è buona? Qua, talloni dove è la mano, ma io non lo voglio proprio fare, qua, ok? No, non lo voglio fare. Comunque la prua che sale ed è una bella idea. Se hai tantissimi crash pad, qua ti devi fare un riparo oppure con la corda dall'alto, ma devi trovare un modo di fettucciare la cima della roccia, perché sennò la corda si tira stortissima. Per quello non lo faccio, perché è lungo. Quindi una giornata devastata, una giornata che era da buttare, è diventata un'oretta da solo a provare blocchi a capri, da solo no, con la mia Golden Retriever Loose, perché questo è il canale Arrampicata Golden. Se volete sostenermi, sostenendo il canale, mi aiutate nella vita perché mi date soddisfazione. Non è un canale retribuito, Cioè, YouTube non mi dà zero perché ho pochi iscritti, perché comunque non faccio dei video così interessanti per YouTube, però aiutate me a motivarmi. Aiutate anche la mia famiglia, mia figlia che pubblica nella rubrica di Sara, e insomma io lo tengo vivo per aver qualcosa da raccontare, perché un domani potrebbe non esserci più niente. È triste, ma è così. Beh, vi saluto tutti e vi auguro buone arrampicate e buoni blocchi, e ricordatevi che trovare un blocco da qualsiasi parte non è così difficile. Non devi cercare il blocco della vita, devi cercare la felicità attraverso i gesti semplici. Ciao, scusate la pillola di salvezza, sì. La pillola da biscottino della fortuna, scusatemi, ciao.